Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per questa primavera 2022. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare anche il vostro ascendente e segno lunare. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche per questa primavera 2022. L'eremita, cari amici dello Scorpione, periodo di pensieri, periodo di introspezione, di riflessione, periodo anche di isolamento per qualcuno, ma è un isolamento appunto atto a fare un certo tipo di lavoro spirituale, di lavoro interiore, ok? C'è qualcuno che sta cercando o comunque sarà un periodo focalizzato su quello che è la ricerca della propria verità. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo eremita per voi. Abbiamo l'imperatore, il 10 di coppe, il carro, il 5 di spade. Probabilmente qui, allora l'imperatore parla di una sorta di situazione stabile da cui si parte, quindi da cui inizia questa primavera, okay, l'imperatore parla sempre di quello che è una sorta di stabilità concreta. Può parlare anche proprio di quello che è la casa a livello di stabilità, okay. Poi abbiamo il 10 di coppe al contrario e qui è un 10, parla della chiusura di un ciclo e dell'inizio di un altro ciclo, ma è al contrario. Sento che in qualche modo potrebbe far riferimento a una sorta di, diciamo così, unione che, magari non è poi così felice, non è poi così appagante, sia che sia un'unione, diciamo così, a livello, romantico, sia che sia magari una relazione di amicizia, sia che sia un qualche, cosa riferito al lavoro, okay? Sento che c'è qualcuno che se ne vorrebbe andare, che vorrebbe prendere una decisione, ma ci sono ancora questi pensieri del 5 di spade, che sono molto presenti, no, il 5 di spade indica proprio quello che è una sorta di confusione mentale e di conseguenza, sento che diciamo così, alla fine di aprile, inizio maggio, giù di lì, c'è questa sorta di energia un pochettino bloccata o comunque lenta, perché l'appeso parla di quello che è un periodo anche lì, come l'eremita, è un periodo di sono 2 energie leggermente diverse perché l'eremita parte per una ricerca spirituale, mentre l'appeso si isola, si ferma, in quello che è una valutazione, diciamo, della realtà. È come se si cercasse di vedere, la situazione da un altro punto di vista, no, il cavaliere di pentacoli denota un'energia piuttosto lenta, se ve la devo dire tutta, potrebbe essere la persona di interesse, magari legata a questo 10 di coppe al contrario, o semplicemente potrebbe essere la vostra attitudine, perché comunque arriviamo da una fase di confusione mentale, qui anche c'è una fase di riflessione, c'è una fase di, stand-by diciamo, e qui c'è l'andare avanti poco per volta, l'andare avanti con prudenza sento. Allora abbiamo poi anche la torre e qui, sento che per qualcuno potrebbe esserci un qualche tipo di rottura o un qualche tipo di discussione o qualche avvenimento che comunque, creerà qualche scombussolamento sinceramente. Il 5 di coppe infatti parla proprio di quello che è una delusione, una carta di pentimento, una carta di rammarico. È una carta che mi dice che, siete tra virgo o sarete meglio detto, concentrati più su quello che, probabilmente avete perso o pensate di perdere, piuttosto che su quello che avete già. Ripeto, la torre è una carta che porta parecchi scombussolamenti, letteralmente è una di quelle carte che vi toglie la terra da sotto i piedi. Quindi ci sarà un qualche tipo di cambio, magari anche brusco, diciamo a metà periodo, okay? Quello che si sento è che dopo questo cambio che, ripeto, non è detto che debba essere per forza che per esempio che debbono essere che una relazione che si rompe, piuttosto che una società che si disfa, potrebbe anche semplicemente solo rappresentare una discussione, eh. Abbiamo poi anche un 3 di spade
e il 10 di bastoni. Io sento che c'è qualcuno qui che allora, spero che non sia per tutti così, ma per molti sarà una rottura, perché comunque abbiamo anche un 3 di spade o comunque una discussione forte, okay, già non sento molta armonia qui, sento che comunque siete in una fase di pensiero qui e, nell'ultima parte del periodo diciamo che, avendo questo 2 di bastoni, la giustizia, il 3 di spade e il 10 di bastoni, quello che sento è che c'è una vostra volontà di andare avanti, di cercare quello che è la vostra verità, di, stare bene con voi stessi. C'è la giustizia. La giustizia può essere che guardate, visto che abbiamo anche la carta della torre, penso che, la giustizia sia qui per dirvi che è ora di tagliare qualche cosa e da lì arriva la sofferenza del 3 di spade e la decisione probabilmente per qualcuno di andarsene, perché il 10 di bastoni parla della fine di un ciclo e dell'inizio di un ciclo nuovo, okay, quindi qui abbiamo un'energia di viaggio e l'eremita anche parte per il viaggio. Vi ricordo che l'energia di spostamento ce l'avevamo anche qui, con la carta del carro si parla di viaggi, magari molte volte anche lunghi. Quindi, per qualcuno mi dicono che è ora di comprare una macchina o di cambiare la macchina insomma, o comunque fa riferimento a quello che potrebbe essere un mezzo di lavoro, okay? Ehm, sì, diciamo che la fine del periodo, quello che sento è che questa giustizia arriverà per portare equilibrio in tutta questa fase. La giustizia parla proprio di quello che è giusto tagliare per la propria evoluzione personale. Se qualche cosa, qualcuno, qualche relazione, insomma, non serve più per la vostra evoluzione personale, la giustizia arriva proprio per tagliare, i rami secchi se vogliamo, no, e comunque facendo così porta quello che è l'equilibrio. Quindi abbiamo poi un 3 di spade perché sicuramente, non sarà, diciamo così, un passaggio proprio indolore, e poi abbiamo il 10 di bastoni. Il 10 di bastoni sento che qui qualcuno troverà la propria verità. Si lasceranno indietro quelli che sono le aspettative degli altri, quelle che sono i condizionamenti anche, no, ma soprattutto sento che si tratta di lasciare indietro, ehm, le credenze limitanti, mi verrebbe da dire, no, che son sempre degli altri. È per quello che voi avete qui l'eremita, avete bisogno di fare questa ricerca interiore, di capire che cosa è importante per voi, senza stare a ascoltare le energie esterne, okay? Focalizzatevi, come dice il 2 di bastoni, focalizzatevi sul futuro, su quello che volete, cercate di visualizzarvi tra 1 anno, tra 5 anni, dove vorrete essere, okay? Bene, andiamo a vedere un paio di carte delle fatine. Wow. Presenza, che è una cosa molto difficile da fare perché si tende sempre a pensare o troppo al futuro o troppo al passato, e invece questa carta è un po' come se dicesse: vivete il qui e ora, siate presenti in quello che fate. E unità. Ecco, io in questo senso la sento come oh scusatemi, la sento come se aveste bisogno di cercare comunque un qualche tipo di appoggio esterno, anche se poi in realtà, ehm, questa carta e questa carta mi danno molto da pensare che, il lavoro che voi vogliate fare lo farete da soli. Però ecco, unità, ehm, qui ci sono diverse fatine, quindi, quello che sento è che probabilmente avete bisogno del sostegno di qualcuno per fare questo tipo di viaggio, anche se voi magari volete farlo da soli, però ecco, potrebbe essere interessante anche d'aiuto per voi insomma, farvi aiutare da qualche amico magari o da qualche persona influente. Vi ricordo che qui abbiamo un imperatore, può anche proprio parlare di quello che sono, magari le persone che vi possono aiutare, okay, le persone che hanno un certo peso e che vi possono dare una mano in questa situazione. Bene cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.